Carini e carini, come state? Come va questo vostro giovedì? Giovedì, sto perdendo la concezione del tempo. Non andiamo bene. E... insomma, vediamo sta musichetta che è sempre troppo alta. Ma insomma, vediamo oggi se si blocca tutto di nuovo. Insomma, forse ho trovato una soluzione in caso. Vediamo. Da una parte, guardate, spero che si blocchi, così lo posso provare. No, scherzo. Ovviamente scherzo. E niente, siamo qui. Ciao, dei bye. Siamo qui, riuniti oggi, per le Cyber News, come sempre. In realtà ero un po' indecisa se farlo o non farlo, perché oggi non mi sento troppo frizzante, ecco. Però poi ho deciso come faranno senza le mie Cyber News, come potranno vivere e continuare questa serata senza le mie Cyber News, e quindi poi ho deciso di farlo. Però insomma, andiamo a vedere un po' cosa è successo. E aspettate un attimo, lo sposto qua. Ah, non vado neanche a scatti, dai, da sola. Bello. No? O sì? Ah, aspetta che controllo. Fatemi controllare. Visto che ho cambiato cose. Ok, mi ha dato la pubblicità.
interessante. Va bene. Ma hai anche Discord? Sì, sì, ho Discord e ti posso mandare il link. Aspetta un attimo. Aspetta, dovrei trovarlo da qualche parte. Dovrei trovarlo da qualche parte. Ciao Undivided Zero. Un bel maglioncino, grazie, è nuovo, è nuovo, l'ho comprato l'altro giorno e niente, l'ho messo. Sfoggiare questi maglioncini nuovi. Allora, il link di Discord è questo qua. Lo mando anche su YouTube in caso qualcuno lo volesse. Sto vedendo. Di solito vanno indossati dopo averli comprati. Hai ragione, hai ragione. L'ho lavato, infatti ieri si è asciugato e l'ho indossato. Ciao Ermellino curioso. Che carino questo nome. Hai pure l'Ermellino. Molto carino. Che carino. Vabbè, teoria la preview la posso tenere. E allora iniziamo subito con le notizie super croccanti. E praticamente c'è stato una vulnerabilità su Cloud Desktop. Praticamente cosa succede? Una vulnerabilità zero click, quindi cosa vuol dire? Senza un'iterazione da parte dell'utente. E colpisce appunto Cloud Desktop. Perché praticamente cosa succede? Praticamente voi potete collegare questo Cloud Desktop con le estensioni in modo da, tipo come abbiamo sempre parlato, tipo delle intelligenze artificiali, potete collegarle tramite queste MCP, MSP o come volete, che praticamente sono il Model Context Protocol, in cui praticamente potete collegare queste intelligenze artificiali a fare altre cose. Che ne so, per esempio potete collegarle all'email, a Drive, a tante cose in modo per automatizzare delle attività, insomma. E qui è molto interessante perché tramite un'estensione voi potete collegarlo, per esempio, al vostro Google Calendar. E magari, che ne so, gli volete dire dammi gli eventi che ho oggi, no? Gli appuntamenti che ho oggi, i meeting che ho oggi o robe così, oppure semplicemente tipo aggiungi il calendario, aggiungi questo evento al calendario, non lo so, cose del genere. Il problema qui qual è? Come spesso vi ho detto, c'è quello che si chiama prompt injection indiretto. E che significa? Praticamente il prompt injection normale vai direttamente a dare delle istruzioni al tuo chatbot, come ad esempio ChatGPT, in cui gli dite fai questa cosa anche se non dovrebbe. L'indiretto invece è quando voi utilizzate un altro strumento per fare la stessa cosa, cioè utilizzate, che ne so, un documento, per esempio, che lui andrà a leggere e lì dentro ci saranno poi le istruzioni per fargli fare quello che volete.
In questo caso, quindi qual è la cosa? In questo caso dovete sapere che quando su Google, per esempio, su Gmail, quando qualcuno vi manda un invito, anche se voi non lo accettate, come anche Microsoft, anche se voi non lo accettate, in realtà quell'evento viene caricato direttamente nel vostro calendario, anche se non lo accettate. Perché insomma funziona così. E cosa succede? Se voi lo collegate con appunto Cloud Desktop, vediamo se c'è qualche... Ah, vabbè, qui... Ah, è esattamente qui. Se per esempio gli dite controlla gli ultimi eventi nel mio calendario e quindi quello va a controllare e voi magari avete un evento con all'interno del codice malevolo che voi magari non vedete perché magari è scritto in bianco, magari nascosto, cose così, però in realtà poi Claude lo esegue perché non riesce a distinguere se è se effettivamente qualcosa che viene scritto perché è utile, che ne so, tipo l'orario, i giorni, eccetera. Quindi esegue tutto quello che c'è scritto e se quello gli scrive esegui, vabbè, in questo caso la calcolatrice, quello lo fa. E quindi per questo è anche zero click, perché l'utente non deve cliccare niente. Gli arriva l'email con l'evento, viene aggiunto, viene eseguito. Cioè l'utente dovrà solo dire all'intelligenza artificiale dimmi gli eventi per oggi, no? Però l'utente non è che clicca un link o clicca qualcos'altro. Ed è questo poi la cosa pericolosa. Infatti questa vulnerabilità ha un score 10. Lo score è per capire quanto è grave la vulnerabilità, quanto è rischiosa. E questa è 10 su 10, quindi appunto è molto rischiosa perché appunto è proprio uno zero click. Non deve fare niente l'utente. Non deve avere un'autorizzazione, non deve proprio fare niente. Cioè, basterebbe che qualcuno vi manda un'email. Per questo questi, come parlavamo anche l'altra volta con Moltbot o come si chiama lui, OpenClaw, adesso ha cambiato, è pericolose, no? Sono pericolose perché se voi li collegate e poi succede una roba del genere, non è facile. Chiaramente qui poi veniva detto, no, non qui, in un'altra parte, vabbè, è che comunque potete modificare le impostazioni, per esempio di Google, per far inserire l'evento, l'invito, al vostro calendario solo se avete risposto all'invito dell'email. E questo è molto utile, quindi in caso fatelo. Cioè, e quindi insomma potete fare in questo modo per appunto salvaguardarvi, insomma. Per fare gli AI security, che percorso bisogna fare? Magistrale in cyber o AI? Ma, interessante. Dipende, nel senso, secondo me io farei cyber. Farei cyber e poi mi studierei intelligenza artificiale. Però secondo me... ma secondo me tra un po' anche quelle cyber includeranno qualcosa di intelligenza artificiale come tipo security e robe così. Se già non lo fanno, non lo so. Però avrebbe senso farlo, visto che comunque gli LLM al momento adesso sono molto utilizzati, discussi, no? Quindi avrebbe senso. Poi, oddio, magistrale proprio... Ah, no, c'è effettivamente l'intelligenza artificiale, però non lo so, perché lì poi
avresti ovviamente una bella base di intelligenza artificiale, che comunque è molto utile. Però poi ti dovresti fare le basi di sicurezza. Quindi non so, se alla triennale magari li fai, puoi optare, vedi tu. Perché secondo me una volta che ne impari uno, poi puoi imparare l'altro. Chiaramente però poi le mancanze te le devi fare tu. È quella la cosa, sia che fai uno e sia che fai l'altro. E quindi questa era la notizia. Che devo dire, sempre la solita discussione. E poi diceva... sì, qua dice, questo significa che basta un singolo evento di Google Calendar, mal formulato, per compromettere un sistema con oltre 10.000 utenti attivi interessati e più di 50 estensioni coinvolte. È chiaro. Perché chiaramente se voi colpite un'azienda con molti utenti, potreste avere molti utenti interessati a questa problematica. Oltretutto, queste intelligenze artificiali, ecco come dice qui, non sono isolate in un ambiente sicuro, ma vanno a lavorare nel vostro PC con i privilegi di quell'utente. Quindi se quell'utente può fare cose nel sistema aziendale, nella rete aziendale, quello potrebbe, cioè un hackerino potrebbe fare danni, ecco. Questo. E quindi questa era la prima notizia. Poi la seconda notizia che magari, di cui avete magari sentito parlare, è che Discord, questo è il comunicato ufficiale di Discord, è abbastanza fresco perché è del 9 febbraio, ha annunciato che inserirà un'impostazione di sicurezza chiamata Thin by Default, pensata per proteggere gli utenti adolescenti, no? Sopra i 13 anni, se non sbaglio. Sì. E praticamente cosa farà? Ci sarà un controllo dell'età. Abbiamo sentito parlare un sacco di questi controlli dell'età. Molti siti, molte applicazioni, piattaforme lo stanno inserendo. E praticamente qui viene detto che a partire da marzo 2026, quindi un mesetto, gli utenti che saranno identificati come adolescenti avranno delle restrizioni, cioè avranno dei filtri sui contenuti, quindi contenuti sensibili, verranno sfocati, chiaramente immagini molto esplicite, ecco. E solo gli adulti potranno disattivare questa opzione. Poi chiaramente ci saranno degli accessi limitati a spazi, quindi tipo con restrizioni d'età, e anche i messaggi da parte di sconosciuti verranno segnalati, saranno inseriti in una cartella separata e verranno mostrati avvisi per dire che appunto è un utente ignoto. Insomma, sono un sacco di cose che modificheranno per questo, e poi c'è il sistema di verifica dell'età. Questo non vuol dire che tutti dovranno farlo. In teoria c'è un modello in cui Discord andrà a vedere, a stimare se un utente è adulto in base al comportamento che ha avuto, nel senso, se voi usate Discord magari fa un'analisi su quello che avete fatto, senza leggere i messaggi, dice il comunicato. Però insomma, se vede, se secondo loro siete adolescenti, dovrete poi fare un calcolo dell'età. E questo si può fare in due modi. O con un sistema facciale, quindi vi fate un selfie o un video selfie e da lì viene stimata la vostra età. Oppure caricate un documento d'identità, dove appunto si ha la conferma dell'età.
La cosa che preme qui a Discord è che, infatti lo dice, not requiring everyone, non è richiesto a tutti di completare un scan face o quello che è. La cosa che però dicono è che sia lo scan della vostra faccia e sia il documento non andrà a Discord. Perché loro utilizzeranno, come l'abbiamo visto anche con Agicom quando parlavamo che avevano messo la verifica dell'età per i siti per adulti, utilizzeranno sistemi come Yoti in cui praticamente avrete la vostra applicazione, fate con Yoti la verifica della vostra età e poi Yoti manderà a Discord soltanto se siete maggiorenni oppure no. Quindi i vostri dati non vanno a Discord, però ricordatevi che c'è sempre di mezzo un'altra parte, quindi è sempre da capire come queste applicazioni poi gestiscono i vostri dati. Poi quello che diceva anche, mi sa qui da qualche parte, è che hanno creato anche un consiglio consultivo composto da ragazzi, qui, The Teen Council, composto da tipo 10-12 adolescenti per aiutare a capire meglio le esigenze dei giovani, per insomma migliorare le politiche di sicurezza avendo appunto l'opinione di ragazzi. Quindi insomma, vediamo. E dicevano anche vediamo. Sì, vabbè, qui dicono appunto che appunto loro non avranno queste informazioni, nel senso i vostri dati, ma faccia o documento, ma appunto la terza parte. Mi sa che rimarrò forever young su Discord. Perché? Perché mai? E quindi questa era l'altra notizia. Vediamo come va. Chiaramente penso si stiano, cioè ci sta comunque che tu magari metti dei controlli, no? Per salvaguardare un po' anche gli adolescenti e i ragazzi. Però insomma c'è sempre un po' i documenti, la vostra faccia dove va a finire. Poi sì, uno può dirmi vabbè, ma la mia faccia è già pubblica perché ho i social network aperti, pubblici, e ho capito, però cioè è comunque una roba che dovrebbe garantire la privacy, quindi bisognerebbe vedere poi come funzionano questi strumenti che vengono utilizzati. E poi insomma ci sono i modi anche per non avere le terze parti, però insomma è che sono più complicate probabilmente. Però vabbè, polemiche, polemizziamo un po'. La terza notizia è che c'è stato un mi sa che passerò a Matrix. Ci sta, ci vorrebbe. Pillola blu o pillola rossa? Vediamo. Ecco qua. Scegliete. Scegliete. Red team o red o blue team? Esatto.
Aspettate che... allora, guardiamo qui le performance. Allora... No, dai, non sembra che stia esplodendo il mio computer. Mi ero scordata di aprirle, ora mi sono ricordata. Vediamo un po'. No? No. Andiamo un po'. No, dai, per il momento non sta esplodendo male. Infatti, dai, non sembra malissimo. Red come Red Team. Esatto, esatto. Black Hat or White Hat? È un attimo, eh. Eh sì. Dovrei prendere un cappellino tipo White Hat. Ce l'ho un White Hat. Ce l'ho, magari se mi ricordo la prossima volta lo metterò. Vediamo. Allora, il mio computer sembra non esplodere. Bene, bene. Mettilo la prossima volta perché devo andarlo a prendere. Non so manco dove l'ho messo. CPU al 70% stabile, RAM utilizzata al 90%, o ventola a regime alto. No dai, non stai spendendo. No, allora vi racconto. La CPU è al 20%. La GPU è al 20% e la memoria al 50%. Le ventole stanno andando ed è per questo che mi sono ricordata di andare a controllare in realtà, quindi sono un po' preoccupata per le mie ventole, insomma. Però tutto il resto non mi sembra terribile, dai. Ah, vediamo cosa dice OBS. No, OBS dice che sta usando il 5% della CPU e non ha frame persi, nel senso ne ha 4, però, cioè 4, dai, su 52.000, cioè, dai. Mi sa che è doveroso farci una bella pulizia alle ventole, fidati. Oddio, non ho mai fatto una pulizia delle ventole ad un portatile, però. Non lo so. Ora, dai, mi metti un altro pallino nella testa, io già sto male, cioè. Non mi mettere un altro... No, dai, forse... Il problema, lo sapete cos'è? È che sto computer portatile ha soltanto 2 porte USB-C. Ogni santa cosa che io gli attacco, devo attaccarla con un hub. Che ce l'ho l'hub, per carità. Però, cioè, tutto poi passa dall'hub. E quindi mo che ho fatto? Ho collegato la telecamera direttamente alla porta USB. Tutto il resto è collegato con l'hub. E va bene. Però se io ci aggiungo un coso per le ventole, no? Che magari quei cosi che rialzano per fare le ventole, eccetera. Dove l'attacco? Cioè, questo, cioè, lo dovrei attaccare all'hub. Una tragedia. Cioè, veramente una tragedia. Io non so, guarda, cioè, poi è carino, per carità, che se voi avete soltanto 2 USB-C, chiaramente è piccolino, super carino, chiuttino, tutto quello che volete. Però, poi è un casino. Hai la docking station, dopo ti do qualche dritta su come fare. Sì, sì, ho la docking station, quella HP, in realtà ne ho anche un'altra, l'ho comprato per un futuro Stream Deck. ogni volta che vengo là vi dico di sto Stream Deck, quando lo comprerò guardate farò una festa. Solo che più cose attacco e più chiaramente il PC fatica, perché cioè potresti attaccarlo ad un caricabatterie anche quello del Shell. Cosa intendi? L'hub? O cioè la docking station o cosa? Perché la docking station ha il suo caricabatterie a parte, nel senso c'ha il suo.
Quell'altro invece che ho, che non sto usando, invece io ho comprato un caricabatterie, sì. Quello gliel'ho comprato, però non lo sto usando perché l'avevo attaccato, cioè la mia idea era utilizzare quel app che era, diciamo, migliore per gli stream. Ah, il coso sotto che ti raffredda? Ah, sì, no, hai ragione, sì. Però poi non lo devo attaccare al computer. Mo' io non mi ricordo come funziona, però ricordo che si attaccavano, no? Perché sennò come fai? Cioè, il mio problema è che avendo due porte soltanto, devo attaccarlo alla docking station. Perché sennò rubo una porta. E quello è il mio problema. Non è tanto la corrente, però come fa a comunicare con il computer. Questo è. E poi il problema è che più cose attacco e più chiaramente ho paura che esplode tutto. Prende solo la corrente dal cavo USB per le venti. Vabbè, allora non dovrebbe pesare così tanto. Ok, ci sta. Grazie, Ermellino. Che puoi attaccare. Vabbè, sì, in effetti ci stavo pensando, perché... Ci stavo pensando, perché insomma... Sento le ventole, ecco, quindi... Non so. Che poi non ho niente adesso aperto, cioè, vabbè, Chrome è pesante, sì, infatti stavo valutando se abbandonare Chrome. Però, cioè, ok, OBS, però OBS mi serve fondamentalmente, e Spotify, cioè, non è che ho tutta sta roba aperta. Ma infatti, comunque, adesso non sta andando male, comunque. Il problema è quando magari sto a fare live con qualcun altro, lì è più pesante, no? Perché comunque ho io la chiamata, diciamo, e quindi chiaramente ci sono più cose. Poi anche quando... Oddio, forse quando... vedremo lunedì. Vedremo lunedì se con Barp se esplode tutto. Direi, testiamo. Però spero di no. Però insomma, dopo questa chiacchierata e io che monitoro il mio computer, che non sembra andare terribilmente, puoi passare su Teams, la cazzata delle 6:47 l'ho detta. Sì, dai. Sì. No, ma il problema è che, cioè, potrei anche utilizzare altri sistemi, no? Tipo un sistema che ho visto che si usa è anche questo VDO.ninja, dove praticamente tu hai una specie di Zoom però online, dove tu puoi collegare una specie di tipo Discord, no? Che voi vi collegate magari così. Il problema è che non so la qualità com'è e poi non lo so quanto è buono, perché poi vai da Video Ninja che passa OBS, che lo passa ad un altro coso che deve passarlo a YouTube e Twitch. Non lo so, si dovrebbe provare, però boh. Cioè mi trovavo bene con Twitch Together, quindi perché è integrato. Perché il problema, sapete qual è? È che io voglio passare da OBS. Perché con OBS posso farci cose, nel senso posso mettere, che ne so, l'alert di Twitch, quando no fate stacca stacca o ste robe qua, o robe così. Se io utilizzo altri metodi, tipo Video Ninja, e tolgo OBS, o Discord per esempio, e tolgo OBS, io non posso più mettere ste robe. Cioè mi piacciono, cioè sono divertenti, almeno per me sono divertenti, quindi vorrei evitare di toglierli. Però dai, mo sta andando bene. Il problema era anche che io utilizzavo un software, un programma di Canon e collegavo la telecamera con l'USB e questo appesantiva anche tutto. Però insomma dai, adesso sembra andare bene. L'altra volta non so, cioè, perché si è rimbambito dopo un'ora. Vedremo adesso dopo un'ora cosa succede.
Però forse ho una soluzione, ve lo dicevo, forse so come sistemare e quindi vedremo, speriamo che non succeda. Però dai, è divertente, comunque sto imparando un sacco di cose anche su sta roba e poi cioè alla fine lo faccio anche gratis col mio tempo, quindi insomma perdonatemi se, se ogni tanto ci saranno problemi. Comunque hai una buona qualità video. Grazie, dai. Sì, dei bye. Sì, ma perché comunque la telecamera non è buonissima, cioè io l'ho comprata per fotografia e adesso la utilizzo per fare sti video. Però cioè, ci ho lavorato, nel senso, poi vedete soltanto la mia faccia e così, però in realtà cioè, ci ho lavorato un sacco in questo mese, diciamo così, cioè perché poi è tutta una questione anche di luci, dei sensori della telecamera, cioè ho imparato che è meglio avere dei settaggi rispetto ad altri, anche il focus, tipo c'è una live in cui io non sono per niente in focus, perché non sapevo che potevo cambiare sta impostazione e fare focus solo su di me. Tipo adesso la mia telecamera è settata che fa focus su di me guardando i miei occhi, seguendo i miei occhi. E queste sono cose che, cioè, non sapevo io. Perché chiaramente non sono esperta in queste cose, cioè... Infatti anche questo è il bello che comunque sto imparando tutte queste cose, anche sulle luci, no? C'è tutto un mondo, è bellissimo, un mondo incredibile. E tipo per esempio ho cambiato le luci, cioè prima avevo solo una luce piccolina, adesso ne ho messe comunque due che sono piccoline, però che ne so, una la metto un po' più alta perché è quella che è quella primaria e poi un'altra la metto un po' più bassa, giusto da darmi questo effetto un po' cinematografico, no? Però in realtà io vorrei anche un'altra luce, però al momento non l'aggiungo perché sennò diciamo, ho dei limiti. Poi che ne so, ho messo la luce rosa, che comunque quella era una lampada che avevo e quindi vabbè, l'ho utilizzata. Però comunque, cioè, l'ho pensata la cosa e quindi nel senso è tempo che uno ci deve impiegare. Poi anche sta cosa del programma di Canon, non lo sapevo, ho dovuto guardare se c'erano altri metodi, le impostazioni su OBS, cioè comunque è tutto un lavoro impegnativo, cioè poi è carino, perché voi imparate un sacco di roba. Però insomma è tanto lavoro, ecco. Cioè se uno lo vuole fare bene, chiaramente, perché sennò, cioè, boh, neanche a fare bene, quanto uno si fissa, secondo me. Cioè, io mi sono fissata e quindi volevo fare le cose così. Però insomma, e insomma, quindi questo. Quindi pure mi dispiace quando magari qualcosa non funziona bene, no? Perché comunque, cioè, uno ci lavora e poi magari qualcosa non funziona bene. Però, cioè, ve l'ho detto, non sono esperta. Sono esperta in altre cose, chiaramente, ma non in questo. Ovviamente scherzo. Lo sapete cosa penso della parola esperto. Però sì. Ciao Raffaele. Facebook? Cosa intendi con Facebook? Se ho Facebook o se faccio... Si può fare stream su Facebook? No, comunque, cioè, io i social ho un rapporto un po' complesso con i social. Comunque, no, non ci sono... Cioè, ci sarei su Facebook, ma in realtà sono il mio account è disattivato. Ehm... Grazie, Undivided Zero. Hai una schiera di tecnici che ti seguono e ti possono dare una mano, vai tranquillo. Sì, sì, lo so, lo so. No, però... Boh, ci tenevo un po' a dirlo perché in realtà ci sono un po' rimasta male per come è andata l'altra live, no? Perché comunque era un argomento pure interessante, no? A me è piaciuto un sacco, però la metà poi un po'... L'audio non è... Cioè il video viene prima dell'audio e quindi è un po' difficile da seguirlo secondo me. E quindi mi è dispiaciuto un sacco perché comunque era una bella live secondo me, cioè
proprio di contenuti, no? A me piaceva un sacco, però purtroppo è andata così e mi è dispiaciuto un sacco, quindi è andata così. Però è andata così. Cioè, non posso tornare indietro nel tempo e quindi niente. E quindi così, ve lo volevo dire, insomma. Però vabbè, grazie a chi comunque ha seguito, ha tenuto duro fino alla fine, anche se l'audio era un po' rimbambito. E insomma, e vediamo come va. Come va. E quindi però, GitHub ce l'ho. Ce l'ho. Vediamo se lo trovo. GitHub. Vediamo se sono collegata. Sì, sono collegata. Su questa qui. Con questa paperolla. Ecco qui. Ovviamente c'è il mio nome, non è che... Sì, GitHub ce l'ho, però non sono molto attiva ultimamente. Avevo intenzione di fare una cosa. Cioè, in realtà il problema è che sì, anche se fossi attiva, sarei attiva nei progetti dell'azienda. Infatti questi sono tutti i progetti dell'azienda, però che voi non vedrete. Però sì, non è che sono proprio attiva. Però sì, vorrei fare una cosa, però boh. Vediamo. Vorrei fare tante cose in realtà, però il tempo è quello che è, quindi va bene così. Però sì, ce l'ho. E quindi torniamo alle notizie, e in cui dicono che questo Panera Bread ha avuto un data breach. Voi dite, ma che è sto Panera Breach? È bread? È breach? No, Panera Bread. In realtà è tipo una panetteria, caffetteria americana, è una catena, è abbastanza grande, ha tipo un sacco di locali negli Stati Uniti e in Canada. E insomma fa tipo panini, robe così. E ha avuto un data breach da questi Shiny Hunters, che praticamente sono un gruppo di hackerini che è proprio conosciuto per il furto e la vendita di database comunque enormi. Database, vi ricordo sempre, è tipo un archivio dove sono inseriti i vostri dati, tipo Amazon avrà un database con prodotti, utenti, eccetera. E a quanto pare dicono che si chiamano Shiny Hunter perché si ispirano al Pokémon Shiny, cioè che sono rari e difficili da catturare. Piaceva questa cosa di dirvi queste curiosità sui gruppi hackerini. Però insomma la cosa è che loro, invece di utilizzare ransomware, che i ransomware sono appunto quei malware che vi chiedono un riscatto, vi bloccano e vi cifrano i dati e vi chiedono un riscatto, invece di utilizzare questi ransomware loro preferiscono entrare in modo silenzioso all'interno dei server delle aziende e rubare i dati per poi chiedere un riscatto. Quindi non li cifrano, e da quello che so io chiaramente poi non conosco tutte le attività di questo gruppo, però ti rubano i dati e poi chiaramente ti ricattano, ti dicono se voi non mi pagate io li pubblico sul dark web. E questo è un problema, soprattutto per un gruppo come Panera Bread che comunque ha tipo milioni di clienti. Però vediamo un po'. Praticamente dicono che hanno rubato 14.000 milioni, scusate, di dati da appunto questo Panera Bread, cioè dai sistemi di questo Panera Bread. E la cosa interessante che mi ha fatto pensare di inserire questa notizia è che l'attacco è diverso, nel senso chiaramente si utilizzano sempre tecniche di social engineering, non sempre però vabbè, spesso,
Però la cosa interessante qui è che loro utilizzavano la tecnica di phishing. La tecnica di phishing praticamente è quando ti fanno phishing, vi fanno phishing tramite il telefono. Quindi vi chiamano e si fanno... si spacciano un po' per tipo i tecnici e vi chiedono magari password e altre robe. Qui la cosa interessante è che non hanno chiesto password, ma hanno chiesto i codici dell'autenticazione a due fattori per Microsoft. Vi ricordate l'altra volta quando parlavamo del phishing a Galeazzi? Vi ho fatto vedere, avevo preparato una demo in cui vi ho fatto vedere come si può superare l'autenticazione a due fattori utilizzando appunto alcuni strumenti. Vi ho fatto appunto vedere, ho simulato insomma un'email di phishing e poi insomma riuscivo appunto a superare l'autenticazione a due fattori. Qui la stessa cosa, praticamente cosa è successo? Loro hanno chiamato i dipendenti e gli avranno detto: ciao, sono Tizio dell'ufficio tecnico, abbiamo bisogno del tuo account per un problema, dobbiamo resettare magari l'accesso, non lo so, la sto inventando chiaramente, e quindi ti arriverà un codice sul cellulare e me lo devi dire. E quelli chiaramente si sono fidati, gli hanno dato sto codice e loro sono entrati negli account appunto di qualche dipendente. Avendo magari i giusti permessi, sono riusciti ad accedere appunto a vari sistemi magari, perché comunque qual è la cosa? Essendo che usavano il cloud di Microsoft, magari utilizzando quell'account sono riusciti ad entrare in vari sistemi, quindi che ne so, mail, database, robe varie. E quindi insomma sono riusciti a prendere, vediamo quant'erano, 760 gigabyte, quindi mica cucuzze, di informazioni sensibili dei clienti, tra cui quindi email, nomi, indirizzi magari fisici e numeri di telefono, quindi non bene. E vediamo un po'. Ovviamente dice che Panera Bread ha confermato l'intrusione. E dicono che l'hackerino le informazioni di contatto. Vabbè. Però volevo capire. Mi chiedevo, visto che comunque gli avranno chiesto un ricatto. No, non lo dice, vabbè. Vabbè, sicuro non lo dicono. Però insomma, bene, ma non benissimo. Venderanno direttamente i database. Sì, cioè, figurati, li mettono lì e dicono vendiamo sti dati e via, tutto quanto, sì. Interessante Wi-Fi robot. Quella era la mia tesi in realtà. Era la mia tesi... aspettate che se no... Era la mia tesi di... magistrale. Molto simpatica in realtà. Questa qui. Praticamente avevo il robottino. Vediamo se ho la tesi ancora. Oddio, forse. No, la devo ancora scaricare. Vabbè. Vabbè, la scarico, dai. Scarichiamola.
e apriamola. La mia tesi. Ci sono un po' di matricole e cose, vabbè. Spero l'abbiano di... Però vi volevo far vedere il robottino, è super carino. Non ho idea, adesso non mi ricordo più come era fatta questa tesi. Ho scritto tanto. Ah, se vedete, se vi interessa sapere i cosi del wifi, andatevela a guardare. Vediamo, qui dovrebbe... Eccolo qui il robottino, super carino. L'avevo chiamato, ve l'avevo detto l'altra volta. L'avevo chiamato Gino. Gino il robot... No, Tino il robottino. La fantasia. Però insomma aveva un sensore qui. Aveva un sensore LIDAR dove praticamente andava a mappare la... quello era uno studio universitario, cioè di professori così. E quindi insomma andava a mappare l'ambiente e poi tramite invece il tool che avevo fatto per la tesi triennale, che era questo, un po' piccolino, dove praticamente si andava a vedere il segnale degli access point, no? Il wifi, praticamente ci sono degli access point dove voi vi potete collegare. Ora non voglio entrare troppo nei dettagli. Però utilizzavo poi questo tool per fare una mappatura, insomma, di questi access point e anche del segnale wifi. Spaventata. Mi ha fatto di spaventata fortissimo. Com'è possibile? No, io non sono esperta, però sono arrivata a 209 follower. Non ho idea di come così, ero a 70. Cioè, qualche bot. Vabbè, non mi chiudere l'account Twitch, io non c'entro niente. Scusate, avevo perso la connessione internet, di cosa si sta parlando? No, vabbè, della mia tesi magistrale in realtà. Come l'hai chiamato il robottino? Tino. Si chiamava Tino il robottino. Ovviamente non era mio, quindi non so che fine abbia fatto. Era dell'università, insomma. E praticamente vi dicevo, questo andava a mappare l'ambiente e poi tramite quel Python, poi un programmino Python era, vedete qui io riuscivo a vedere quello che vedeva lui, vedeva gli ostacoli. Questa è la ricostruzione. E poi quello che andava a finire è che io potevo vedere le risorse, gli access point, no? Del wifi e potevo poi selezionarle per magari vedere problematiche. Che ne so, qui ho selezionato questa sorgente, quindi vedevo dove era maggiore il segnale, dove era poco, così appunto da capire se c'erano delle problematiche. Infatti l'ho pure. Quindi insomma questo, non ho idea adesso che fine abbia fatto quel robottino, credo che sia ancora lì. Però insomma è stata particolare, un po' così, però molto carina, molto carina. Sì, no, è impossibile, cioè c'è qualche bot che mi sta... non lo so, cioè sono arrivata a 639 follower, è impossibile, basta robottini, basta bot, non prendetevela con me, vi prego, lasciatemi stare,
Che poi Twitch magari mi chiude tutto, non lo so. Lo studio delle reti wifi è un mondo molto complesso. Sì, sì, infatti è complesso perché comunque devi andarti a studiare come funzionano proprio tutti i pacchetti, nel senso, tipo lì, io per capire che cosa stavano mandando dovevo vedere i vari campi all'interno del pacchetto e in base a quello capire se mi interessava quel pacchettino oppure no. Però sì, è molto interessante in realtà, molto carino. Poi altra notizia, sempre di data breach, a quanto pare la Commissione europea ha avuto anche il Damio 03. Ho detto ai miei amici di mettere il follow. Ah, mamma mia, hai un sacco di amici, scusa. 600 amici. Te lo meriti 110 lode. Grazie, però, cioè, hai un sacco di amici. 600 amici. Io non ce li ho 600 amici. Incredibile. Praticamente la Commissione europea c'è stata questa esposizione di dati personali da parte del suo staff. Praticamente, quanto pare c'è stato un attacco all'infrastruttura centrale che gestisce i dispositivi mobili, che si chiama Mobile Device Management, viene utilizzata spesso dalle aziende. E a quanto pare gli hackerini potrebbero aver avuto accesso ai nomi e ai numeri di telefono appunto di alcuni membri del personale. Però insomma la commissione ha dichiarato che nonostante l'accesso ai server non ci sono prove che i singoli smartphone e tablet dei dipendenti siano stati effettivamente compromessi. Perché chiaramente il sistema è stato isolato e diciamo ripulito, però a quanto pare il problema, l'attacco sembra sia stato legato alla vulnerabilità comunque recenti di questo Ivanti Endpoint Management Mobile. Sono uno degli amici. Boh, sta cosa mi puzza, io non vi vorrei dire, però mi puzza un sacco. Quindi non lo so. Secondo me mi farete bannare. Non voglio dirvi, però secondo me mi bannerete, mi farete bannare. Vabbè, vedremo. Parlerò con Twitch in caso. E praticamente sto Ivanti Mobile Device Management, praticamente giusto le aziende lo utilizzano per gestire appunto i dispositivi come smartphone o robe così. Mi fate morire, cioè mi sta avvenendo un infarto con tutti sti suoni. Mi giuro. Oh, aspettate un attimo, qui mi puzza un sacco, Ma no, ma siete bot, guarda i nomi, cioè... Mo' ve lo faccio vedere. Cioè, guardate che i nomi... Cioè, è chiaro che siete tutti bot. Che non ho idea perché lo state facendo, in realtà. Cioè, è chiaro, cioè, non siete dei bot, cioè... Chiaramente. Mi state intascando tutto quanto. Quindi... Vabbè, andiamo avanti. Vediamo cosa succede. Giuro, vi vengo a cercare, e vi picchio. Vi picchio tutti quanti. Succede qualcosa al canale.
Comunque, andiamo avanti. Praticamente vi dicevo, questi mobile device management servono praticamente a gestire i telefoni che i dipendenti utilizzano, proprio per assicurarsi che abbiano magari livelli di sicurezza adatti, policy adeguate, robe così, insomma. E recentemente c'è stata una vulnerabilità su questo sistema. Ora non so bene, non l'ho letto moltissimo che vulnerabilità c'è stata in realtà. Però magari la prossima volta ne possiamo parlare. Code injection, ok. Esatto, cioè ha permesso di eseguire codice nei dispositivi vulnerabili senza autenticazione. E quindi, insomma, la commissione ha praticamente detto che probabilmente gli accessi sono stati fatti per questo problema. E insomma, però comunque hanno sistemato, quindi tutto bene, quel che finisce bene. Poi, altra notizia bellissima, questa è molto bella. Aspettate, io devo lottare contro i cookie. Lo so che voi state pensando, ma perché non usi gli AD-block? Così. Come mi è stato detto, però va bene. Vediamo qui se sta succedendo qualcos'altro. Dai, ma basta. Poi, cioè, sicuro bot. Si può vedere, tipo su YouTube si può vedere quando si è iscritta una persona. Vabbè. Dov'è la community? Bot, fate i bravi. Eh sì, cioè, mi state distraendo, insomma. Però questa è un'altra notizia bellissima. Perché praticamente c'è questo gruppo di hackerini che si chiama Nitrogen. Praticamente loro hanno creato un ransomware che ha dei problemi di programmazione e praticamente bloccando, cifrando i dati delle vittime, loro non sono più in grado di sbloccare i file, i documenti delle vittime. Ciao Pollo Laser Gamers. E questo è molto divertente perché praticamente qui dei ricercatori di Coweaver hanno analizzato il malware ovviamente e scoperto che c'è nel codice, durante il processo di infezione, no, del malware, il programma, come funziona? Praticamente questi ransomware utilizzano delle chiavi pubbliche e private. Cosa succede? Per cifrare loro utilizzano delle chiavi pubbliche, per decifrare però devi avere la chiave privata con uno strumento per decifrare, solitamente. Cosa succede? Praticamente questo ransomware, quando va a cifrare i dati e a generare questa chiave e a utilizzare questa chiave pubblica per cifrare i dati, per un errore va a sovrascrivere una parte di questa chiave privata. E quindi cosa succede? I dati cifrati poi utilizzeranno una chiave pubblica corrotta, cioè perché poi chiaramente poi andando a cambiare una parte della chiave, tu non avrai la chiave privata corrispondente e quindi non potrai decifrare mai questi dati. E quindi è bellissimo perché, cioè, bellissimo
Nel senso, è simpatico, però chiaramente per le vittime non è così simpatico. Perché cosa succede? Solitamente quando un'azienda paga un riscatto, se tutto va bene, gli hackerini gli mandano un programma per decifrare i dati, perché comunque sono programmi scritti da loro, fatti apposta, quindi non è che tu puoi avere, cioè non è che ti basta la chiave per decifrare, devi avere anche lo strumento che permette di decifrare. E solitamente, se ti va bene, ti mandano questo programma dopo che paghi più la chiave privata, che comunque è all'interno di questo strumento. In questo caso, però, siccome il programma corrompe la chiave pubblica, gli hackerini non avranno la chiave privata e quindi non si potranno decifrare dati. E questa è la cosa. E soprattutto dicono che questo bug colpisce la versione del malware scritta per VMware SXI, che comunque praticamente sono quei sistemi che gestiscono i server virtuali delle aziende, no, tipo le macchine virtuali, roba così. E quindi questo vuol dire che un'intera infrastruttura aziendale può essere messa offline in questo modo, perché se non si hanno backup, chiaramente non si ha modo di decifrarli, proprio perché la chiave pubblica è stata corrotta e non corrisponde più alla chiave privata. Perché solitamente, ve l'ho detto, avete una chiave pubblica e privata che vanno insieme. Se tu cambi la chiave pubblica, la chiave privata non riuscirà più ad aprire quello che è stato chiuso con la chiave pubblica. Capito? Ciao Simone, ciao. E praticamente questo gruppo di hackerini, Nitrogen, in realtà è nato da ex membri della, del celebre gruppo di hackerini Conti, che magari l'avete sentito, non so, che era un gruppo di hackerini russi e inizialmente si occupavano di entrare nelle aziende per poi rivendere questo accesso ai dati. Però ultimamente hanno cambiato e si stanno mettendo a gestire ransomware, diciamo, a utilizzare ransomware, però insomma con questo non gli è andato molto bene, ecco. Quindi insomma le aziende colpite da questo ransomware non gli conviene pagare perché appunto non avranno la chiave, non potranno comunque decifrare i loro dati, ecco. O hai il backup o chiudi direttamente l'azienda. Questo è un problema perché poi qual è anche qui il problema? Essendo un ambiente virtuale, no? Potresti anche cancellarli virtualmente e tu non hai più dati, cioè questo insomma anche localmente se distruggi i dati non hai un backup, sì, insomma, se non hai un backup complicato, ecco, è molto molto complicato, insomma. E quindi è complicato, ecco. Che poi è sempre lo stesso discorso, ne parlavamo anche l'altra volta, no? Della proposta di legge, del fatto di multare chi paga questi ransomware. Ed è un problema, no? Perché se non hai sempre il backup, sono problemi. Verrebbe una parolaccia in realtà. Però vabbè. Andiamo avanti. Però vabbè. E quindi niente, era simpatica, non volevo, diciamo, non lo so, certe volte pensano che magari se rido troppo dei gruppi hackerini, poi insomma mi attaccano. Però insomma, dai, sono simpatici. Cioè che poi io non è che dico, non è che io dico niente, quindi non mi attaccate, vi prego. Esatto, se criptano le virtual machine
è un bel casino, sì ok, ma se non hai il backup, so cazzi amari, esatto. Stavo pensando proprio questo. Sì, sì, quindi insomma i backup sono importantissimi, vanno fatti. Vediamo qui la situazione dei bot. Mi preoccupa queste cose. Guardate, cioè, ma basta, bot, basta. Ma secondo voi che succede? Poi si elimineranno e quindi io tornerò ai numeri normali? O cosa succede? O Twitch si arrabbierà con me perché pensa che io ho fatto questa cosa? Cosa succede? Voi esperti, ditemi. Come faccio a bloccare questa pazzia? Ditemi. Va bene, non mi dite. Secondo me sti bot fanno il follow automatico su tutti i canali, penso. Sì, questo sì, tipo anche su YouTube mi capita che ci sono i bot che si iscrivono, mettono un commento tipo sulle criptovalute e poi dopo qualche ora o dopo un giorno si cancellano e chiaramente io torno a meno un follower. Però guarda, mi avete fatto venire il dubbio, vediamo pure su YouTube, non vorrei che mi esplode tutto. No, 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 normale, normale. Su YouTube tutto normale, va bene. Ok, bene. Però insomma mi capita certe volte. Raramente, ultimamente raramente, però è capitato. Vabbè, vedremo, lo scopriremo nella prossima puntata. Che poi come si blocca sta cosa? Cioè, vabbè, Twitch dovrebbe farlo. Boh, vedremo, vedremo. Per sicurezza dissociati. Sì, sì, io mi dissocio, non è colpa mia Twitch. Twitch non è colpa mia, ti giuro. Non ti arrabbiare con me. Io sono in live, non sto facendo proprio niente. Segnalando a Twitch mi sa, ok, vabbè, poi vediamo. Poi lo faccio in caso, dai. Va bene. Proprio vedete la paranoia in me. Vabbè. Allora, qui poi un'altra notizia molto anche interessante che praticamente è stato scoperto uno Zero Day Rat su tipo credo anche PC. Ho letto no, su Android e iOS, ok. E praticamente cos'è Rat? Non è un topolino, in realtà sì, ma no. Praticamente è l'acronimo di Remote Access Trojan. Qui adesso YouTube si arrabbierà, però in realtà l'ho già detto, quindi vabbè. Che praticamente è un malware abbastanza pericoloso perché è progettato per dare ad un hackerino il pieno controllo del tuo dispositivo, quindi PC, smartphone o altre robe, proprio come se fosse seduto davanti al PC, cioè proprio riesce ad entrare nel vostro computer e ad avere accesso. In realtà ho scoperto, piccola curiosità, ho scoperto che il nome RAT, che appunto è l'acronimo insomma di quello che vi ho detto, gioca proprio sul significato inglese di rat, che appunto è topo, proprio perché agisce in modo furtivo e va a rosicchiare i vostri dati muovendosi nelle fogne del vostro sistema operativo. Questa cosa mi ha fatto troppo ridere. Però insomma, come funziona? Praticamente, essendo un Trojan, cioè il cavallo di Troia, no? Dal mito greco, cosa succede? Si nasconde dietro ad un programma che sembra legittimo, quindi che ne so, un aggiornamento o un programma legittimo o un PDF legittimo, però quando poi si apre scarica in realtà la versione malevola, cioè quello che è il malware vero e proprio.
E questo è un problema perché una persona non se ne accorge, cioè pensa di scaricare una cosa legittima, ma in realtà è un malware. E in questo caso, questo Zero Day Rat pare essere molto avanzato perché ha capacità di spionaggio proprio tipiche dei governi. Ricordatevi, no? Il famoso Pegasus, che c'è stato molta discussione su questo, dove riusciva, era proprio uno spyware in cui che riusciva insomma ad avere accesso a molti dati degli smartphone. E la cosa qui è che questo Zero Day Rat in realtà viene acquistato su Telegram e una volta installato chiaramente apre una specie di porta sul retro, no? La backdoor sul appunto sistema, in questo caso smartphone, e permette appunto agli hackerini di connettersi al vostro dispositivo. Però la cosa interessante qui è che viene venduto il pacchetto intero, cioè vi vendono sia il software, cioè il programma malevolo per appunto infettare, ma anche un pannello di controllo. Questo, dove praticamente, andiamo, faccio lo zoom, dove si possono vedere tipo i dispositivi che voi infettate. E con questo si possono avere parecchie informazioni. Per esempio, si possono vedere tipo la fotocamera, sia frontale che posteriore, il microfono, che poi avendo il microfono lo puoi anche trasformare in una propria microspia ambientale, no? Perché comunque potresti avere il microfono acceso, insomma. E la cosa anche interessante è che non registra soltanto i tasti premuti, come farebbe un keylogger, che è un altro malware, ma anche i gesti sullo schermo. E anche, insomma, la biometria, no? Comunque. E anche va a monitorare in caso anche gli appunti, cioè quando voi fate copia e incolla, no? Il copia viene monitorato per vedere cosa appunto viene copiato e se si copia l'indirizzo di un portfolio cripto, quindi di criptovalute, per fare tipo un bonifico, cosa succede? Questo malware va a sostituire l'indirizzo del portafoglio con quello dell'hackerino, così vi rubano pure soldi, insomma. Criptovalute. E la cosa qui è che c'è questo pannello dove praticamente si mostra modello del telefono, vediamo, modello del telefono, batteria, da che paese proviene, tutte le attività, ma anche l'integrazione con Google Maps, quindi abbiamo la localizzazione, no? Cioè, e quindi insomma la vittima potrebbe essere anche tracciata, cioè vedono proprio la mappa dove sei, no? Tipo la mappa, come si chiama? La mappa di Harry Potter, quella... Ah... questa qui tipo... Questa che andavi a vedere, seguivi le persone del vabbè. No, dall'articolo non ho trovato che dicevano chi è stato, se c'è qualche idea. Vediamo, magari me la so persa. Vedete qui è la live camera, la camera quindi. E qui c'è un esempio di registrazioni dei bottoni premuti. Qui vabbè, prendono informazioni su il wallet e lo cambiano. Però no, non mi pare che hanno detto chi potrebbe essere. Però qui la cosa è che
chiaramente per infettare le vittime non viene utilizzata una vulnerabilità del sistema operativo, ma c'è ancora l'ingegneria sociale. Quindi qualcuno deve comunque cliccare un link di phishing, oppure un link tramite SMS, o scaricare un'applicazione non da siti ufficiali. E la cosa brutta è che comunque è progettato per essere totalmente non per essere invisibile, diciamo, dagli antivirus più comuni, quelli mobili, no? Poi non so neanche quanti utilizzano l'antivirus sul telefono. Però insomma è progettato per essere in questo modo. E la cosa ancora più interessante è che siccome viene venduto, ogni persona che lo utilizza ha un suo server. E quindi qui non abbiamo un unico server dove magari la polizia potrebbe chiudere, ma ne hai tanti, perché ogni persona che lo compra avrà il suo server e quindi avrai IP diversi. E quindi chiudere questa cosa è abbastanza difficile. E quindi insomma è abbastanza complesso questo. Ma fare malware è considerato hacking, quindi sarai un hacker? Vabbè sì, se fai malware sei un hacker. Ovviamente sei un hacker, un hackerino cattivo, cioè il black hat, no? Cioè quelli che lo fanno per soldi o per ricatti e robe così. Poi ci sono gli hackerini buoni, quelli che lavorano per le aziende, o non per le aziende, ma che se trovano una vulnerabilità la dicono, così viene sistemata, non chiedono soldi. Poi ci sono gli attivisti che magari, come ad esempio NoName 057, loro sono degli attivisti, non lo fanno per soldi, ma per dare un messaggio. No, ne parlavamo l'altra volta con la situazione che c'era, che hanno fatto di DOS, perché essendo che sono un gruppo russo, se la sono presa con l'Italia perché per le posizioni che hanno comunque con gli aiuti dell'Ucraina, no? Quindi insomma diciamo questi sono le principali. È un bel giocattolino. Quanto costa? Non lo dice quanto costa in realtà, No, non l'ho trovato quanto costa. Forse magari c'è qualche altro articolo. Diciamo io ho trovato questo che mi piaceva, che faceva vedere tutti i pannelli, no? Però non lo dice, quindi non so. Se però gli EDR lo identificano è cosa buona, però parliamo di un target aziendale, i privati sono molto svantaggiati. Qui il problema è che andando a prendere telefoni potresti infettare chiunque. Cioè, se tu mi infetti, io non ho un NDR, cioè il mio telefono non è che è sotto sistema aziendale, quindi c'è un controllo con EDR, no? L'EDR, insomma, sì, l'endpoint detection and response praticamente è una soluzione, come dice qui, che monitora i dispositivi per appunto andare a vedere se ci sono malware o comportamenti potenzialmente malevoli. Però sì, qui parli di aziende, gli utenti normali, nel senso non normali, nel senso non sotto, comunque non, cioè i dispositivi che non sono protetti sotto l'azienda potrebbero essere infetti. E poi questo è un altro problema, perché anche se tu, no vabbè, se hai un EDR, vabbè sì, questo sì.
Per disturbare le persone, rompere tutto. Vabbè, quelli diciamo, secondo me sono più gli script kiddie, no? Che praticamente cosa fanno? Sono tipo ragazzini che provano a fare attacchi e lì sì, lo fanno magari per divertimento o per noia o per disturbare, insomma così, però non è che hanno un obiettivo proprio di attivismo, che lo fanno così, sono ragazzini, magari lo fanno. Noi comuni mortali potrebbero avere questo problema. Esatto, esatto. Questo sì. E poi, ultima notizia fresca. Intanto... No, no, stai zitto, stai zitto, stai zitto. Ah, adesso è un problema. Vabbè. Altra notizia molto carina, anche questa. Ehm... Sì, proprio di oggi, perché l'ho trovata proprio oggi pomeriggio, così leggevo le notizie, insomma, e ho trovato questa. Ah no, di ieri, di ieri. Ehm, E, praticamente viene segnalato un problema del blocco note, no? Notepad, in Windows 11. Mm. Praticamente loro che hanno fatto? Hanno tolto... Cioè, siccome, cioè, che hanno fatto? Hanno inserito la possibilità di utilizzare Markdown. Markdown praticamente è un linguaggio di scrittura in cui praticamente voi scrivete in un modo e viene formattato in un altro. Quindi, che ne so, se voi scrivete con un cancelletto, vi verrà in questo modo. Ed è molto carino, io lo uso spesso in realtà, è molto carino. Tipo su GitHub, se volete fare i readme potete utilizzare Markdown, così avete poi tutta la struttura carina e così. E praticamente cosa è successo? Hanno inserito la possibilità di il supporto a questo linguaggio di scrittura e cosa succede? Tramite Markdown voi potete creare link cliccabili, cioè se voi dite magari in questo modo state dicendo questo testo, se voi lo cliccate, vi manda a questo sito web. E questo però apre possibili attacchi. Per esempio, qui utilizzano un installer, quindi magari riescono ad installare un file da un server di hackerini, oppure riesce ad eseguire tramite file il comando, il terminale, insomma. Vedete qui, esatto, perché cosa succede? Ve lo faccio vedere dopo dal video, cioè perché ne parlava Low Level e ha fatto anche un esempio molto carino, quindi volevo replicarlo, però poi ho detto vabbè, alla fine ci sta che far vedere il video perché è molto interessante. E praticamente cosa succede? Vedete qui? Qui ha creato queste POC, che sarebbero esattamente questo, e quando voi poi fate la visualizzazione della parte di questo file renderizzato, poi dopo vedrete cosa significa, nel senso renderizzato vuol dire semplicemente che invece di vederlo così, lo vedete in questo modo. Vedete qui, quando è con questo colore sottolineato vuol dire che è cliccabile. E quando si clicca si viene eseguito appunto il terminale. E quindi cosa succede qui? Qui è un problema perché un hackerino potrebbe mandare un file di testo, di semplice testo. Anzi, ve lo faccio vedere, dai. Ve lo faccio vedere così è simpatico. Datemi un attimo che devo però settarvi Notepad.
Ok, eccolo qui. Ok. Ecco qui, adesso vedete Notepad. Praticamente cosa succede? Oh, aspettate un attimo. Aspettate un attimo che avevo tanti file aperti. Meglio chiuderli. Datemi un attimo. Ok, adesso prontissimo. Praticamente cosa succede? Quando voi andate a scrivere con questa sintassi, no? Che ne so, tipo clicca qui. E qui mettete per esempio file. Oddio, ma non so. Vediamo se. Ok, copierò qui. Windows System 32 cmdx. Così, e poi chiaramente lo salvate. Vabbè, non vi serve salvarlo, però lo salviamo. Cosa succede qui? Chiaramente voi dite, vabbè, non è successo niente. In realtà, perché dovete andare. Ah, non lo posso fare, ma perché? Perché non me lo fa fare? È un coso aziendale, oggi lo provavo e funzionava. Vediamo. No, non me lo fa fare. Vabbè, vi devo far vedere il video allora. Perché qui dovrebbe esserci view. Però non so perché no. Vediamo se c'è qualche impostazione. No, niente, non lo posso fare. Vabbè, vi faccio vedere il video, dai. Peccato, volevo farvi vedere una roba, però vabbè. Praticamente, insomma, questo voi direte, vabbè, ma mi apre il terminale in locale, fa niente. Però in realtà voi potreste usare il protocollo SMB che praticamente solitamente è utilizzato per aprire file tipo locali da tipo un computer o da un server su un altro computer. Tipo praticamente se c'è questa cartella con SMB magari aziendale, voi potreste aprirla senza averla proprio nel vostro computer. Detta malissimo, molto semplice. O che ne so, se avete una stampante magari aziendale, voi potreste configurare questa cartella condivisa per condividere quello che volete stampare, insomma. E la cosa qui, aspettate che prendo le cuffie però. Vediamo. La cosa interessante qui vedi, la pubblicità. Allora, facciamo pubblicità. Nel 1886 a Basilea iniziò un viaggio. Una visione svizzera si fece promessa: rendere i farmaci accessibili a tutti, per un domani più sano e per tutte le generazioni future. Sando. This is a video I never thought I'd have. Allora, praticamente qui Reach out lui and fa run that vedere lo program. stesso articolo. Before Vabbè. Ecco, praticamente Only qui running che a local fa? command.exe, who cares? Well,
magari vi abbasso la musichetta. If you, for example, were to have a POC like this, we can actually use network protocols like SMB, for example. Esatto, lui dice potete usare SMB, che appunto in questo modo, sempre con file, per avere un file e scaricarlo, magari un file malevolo. To reach out over the effective, right? Of click to E lui crea convince a questo user. e poi vedete qui c'è... troppo veloce. Vediamo. A user. Vedete qui c'è, a me non lo faceva aprire, non so perché. Però qui avete questo formatted dove praticamente tutto questo markdown To go diventa here and così. click for tacos. La cosa qui però è che non è che voi cliccate e scarica tutto. No, in realtà poi vi dice, vedete che qui c'è un link, potrebbe essere non sicuro, vuoi continuare. Se They voi have to control cliccate click, sì, but popped up, right? But then, you know, there is voi there cliccate is a sì e security warning, right? c'è un altro appunto warning di sicurezza dove vi dice appunto, vedete, state facendo state eseguendo un file, sei sicuro? E quindi comunque, cioè, ci sono, cioè dovresti cliccare 2 volte sì e run, cioè, quindi insomma Right? così. E poi ultimately, insomma I lui ha can creato the file, and you know, this is just me proving creare that I'm un actually I have file execution, per- or it's a batch file, but this could be an exe. ha fatto questa demo, insomma. La cosa però che diceva in questo video, che è effettivamente interessante, è che il problema qual è? Cioè, chiaramente è un problema, però ovviamente dovete cliccare appunto sì e di eseguirlo. Però il problema qual è? È che Notepad è sempre stato, diciamo, un editor di testo, no? Cioè voi scrivete testo e via. Cioè non doveva mai toccare la rete. Quindi se tu vedi che Notepad sta chiedendo, sta andando a fare una chiamata per scaricare qualche file, era alta la musichina, non l'avevo vista. Vi dicevo, se Notepad, un sistemista o comunque uno che controlla la rete, no, i blue team, eccetera, vede che Notepad sta facendo una chiamata per scaricare qualche file, questo chiaramente ti viene sospetto che qualcosa sta succedendo, perché Notepad dovrebbe essere semplicemente un editor di testo, ci devi solo scrivere. Il problema qual è? Che adesso Notepad ha Copilot, cioè c'è un'integrazione a Copilot. E quindi Copilot, chiaramente, Copilot è l'intelligenza artificiale, diciamo, Copilot di Microsoft, ed è integrata con parecchie, con molte applicazioni, diciamo, di appunto Microsoft. E ovviamente, essendo un'integrazione, cioè essendo un'intelligenza artificiale, deve fare delle chiamate online. Quindi, che ne so, anche semplicemente il login. Deve comunque fare una richiesta sulla rete. Deve quindi connettersi ad internet proprio per funzionare. Quindi un analista delle reti per la difesa, diciamo così, vede che Notepad fa una richiesta, dirà vabbè, è Copilot che magari fa una richiesta. Magari vedendola così, chiaramente se poi va a vedere effettivamente i dettagli se ne accorge che magari qualcosa sta succedendo. Però così tu dici vabbè, Notepad è integrato con Copilot, vabbè. E quindi questo crea molta difficoltà nel capire che sta succedendo qualcosa magari, no? Perché magari tu non ti accorgi se magari è un programma malevolo che sta contattando l'hackerino o semplicemente Copilot che magari sta comunicando con Microsoft. Ve l'ho detto, poi andando a vedere proprio le richieste lo capite. E poi ci sono anche altri bot, vedete qui,
adesso lo faccio in diretta, che spammano e quindi, capite, crea confusione per chi magari vuole proteggere ed è anche più complicato un sistema di difesa. E quindi qual è la cosa che diceva proprio anche lui in questo video? Che aggiungendo queste integrazioni per l'intelligenza artificiale, comunque si trasforma un programma che, diciamo, non faceva nulla di grave, che non poteva sbagliare, perché appunto, cioè, non si connetteva ad internet, dovevi solo scrivere, in un programma complesso che però ora ha gli stessi rischi di un browser, ma senza averne le protezioni, perché tu non ti aspetti che Notepad faccia queste cose, no? E chiaramente Microsoft ha già rilasciato l'aggiornamento, quindi in caso aggiornate, e chiaramente grazie a questo aggiornamento c'è l'avviso, diciamo, di sicurezza prima appunto di procedere. Però insomma, cioè, l'integrazione all'intelligenza artificiale non è sempre un bene, ecco, no? Torniamo sempre a come siamo partiti. Cioè, perché Notepad deve avere Copilot? Non lo so, vi lascio con questo dubbio. E niente, questa era l'ultima notizia. E niente, vi lascio con questo dubbio, veramente. Anche poi qui diceva altre cose, sì, di tipo che si potevano utilizzare. Ovviamente questa è stata trovata, mi sa, da ricercatori Microsoft, se non sbaglio. Sì, credo, cioè non è stato utilizzato da hackerini, eccetera, cioè dovrebbe essere stata fatta da ricercatori. Però insomma, questo è tutto. E vediamo qui la situazione bot follower. Dai che arriviamo a 2000 bot, dai. Vediamo un po'. E niente, questo era tutto. Sembra che il mio computer non si è bloccato. Quindi bene, non so cosa sia successo l'altra volta. E niente, questo è tutto e ci vediamo la prossima settimana. E niente, ciao!